Ciao a tutti da Paolo e bentornati sul canale Cibo Dentro con un primo piatto di mare gustoso e saporito, perfetto per sentirsi già in vacanza. Calamarata di calamari. La calamarata è un particolare tipo di pasta, sono degli anelli abbastanza grandi e consistenti e assomigliano a dei calamari tagliati. Per preparare il condimento iniziate a far soffriggere in olio d'oliva uno spicchio d'aglio schiacciato con un pezzetto di peperoncino. Tagliate poi la sacca del calamaro a fettine di circa 1 centimetro in modo da creare degli anelli che si confonderanno con la pasta che li accompagnerà. Corpo e tentacoli possono essere tagliati liberamente a pezzettini per farli rosolare bene nel soffritto e dare sapore a questo fantastico sugo. Procedete così fino a quando non avete tagliato tutti i calamari. Io sono partito da calamari già puliti, vi lascio comunque in descrizione e alla fine del video il link per guardare come pulirli e farli anche ripieni. Aggiungete quindi tutti i calamari a soffritto e lasciate insaporire per far passare parte del liquido dei calamari alla padella in modo che poi possa andare a impreziosire il sugo. Vedrete il fondo della padella diventare pesante e appiccicoso e potete recuperare tutto questo sapore andando a sfumare con mezzo bicchiere di vino bianco secco. Lasciate evaporare l'alcol, poi abbassate la fiamma e continuate la cottura dei calamari fino a quando il liquido non si è quasi completamente ristretto. Se volete, a questo punto potete eliminare lo spicchio d'aglio e il peperoncino. Per i pomodori non servirà altro che tagliarli a metà per il lungo e aggiungerli in padella per colorare e spezzare con la loro leggera acidità la pastosità del calamaro. Regolate di sale e di pepe e lasciate cuocere a fiamma media. I pomodori inizialmente perderanno parte del loro liquido in padella che man mano, con la cottura, andrà a mischiarsi al fondo di calamaro, creando una salsa densa e corposa. Questa si legherà poi alla pasta, avvolgendola completamente e insaporendola come poche altre salse riescono a fare. A fuoco medio ci vorranno una ventina di minuti circa. Mettete dunque sul fuoco una pentola per la pasta e portate a ebollizione. Salate poi a piacere e mettete a cuocere la calamarata fino a 2-3 minuti prima del tempo di cottura indicato sulla confezione. Prima di scolare la pasta, ricordatevi di prelevare una tazza di acqua di cottura ricca di amidi che aiuteranno a finire la cottura della calamarata direttamente in padella con la salsa. Scolate quindi la pasta e aggiungetela al sugo caldo e dopo averla mescolata allungatela con l'acqua di cottura che vi eravate tenuti da parte. Quello che bisogna fare adesso è semplicemente continuare la cottura a fiamma alta fino a quando la pasta non ha assorbito tutto il liquido in padella. Potete farlo mescolando frequentemente con un cucchiaio di legno o facendo saltare la pasta, facendo attenzione nei primi minuti perché il liquido sul fondo sarà molto all'inizio. Sentirete la pasta diventare sempre più densa e tirare verso il fondo della padella. Quando avete raggiunto la cremosità che volete portare in tavola, spegnete pure la fiamma, decorate con una manciata di prezzemolo fresco tritato e date un'altra mescolata per distribuirlo su tutta la pasta. Portate in tavola e mangiate appena spadellata per apprezzare al meglio sapore e profumo di questa pasta ricca e gustosa. Io anche oggi vi saluto e come sempre vi auguro buon divertimento e buon appetito e vi aspetto giovedì prossimo, sempre dalle 11 del mattino qui su Cibo Dentro. Ciao!